Salve a tutti, in questo video desidero guidarvi alla scoperta della migliore carta per disegno in base a quello che vogliamo fare. Ci sono tanti tipi di carte, come potete vedere, a seconda se avete bisogno di un blocco schizzi oppure di una carta per acquerello, dovete capire quali sono, diciamo, le proprietà delle varie carte. Innanzitutto ci tengo a dirvi una cosa ben precisa: il peso della carta, che diventa veramente fondamentale, soprattutto quando si dipinge ad acquerello. Dove si nota il peso della carta, la grammatura della carta? Si nota, per esempio, vedete, qui è scritto 300 grammi. Vale a dire che un foglio di questo, largo 1 metro per 1 metro, 1 metro quadrato praticamente, pesa 300 grammi. Un foglio di questo, lo stesso. Oppure se prendiamo invece altri tipi di carta, questa per esempio è 75 grammi, vale a dire 1 metro per 1 metro di questo foglio qui è molto più fine, 75 grammi, fino ad arrivare a una grammatura per esempio di questo che è 350 grammi. Ora veniamo alle specificità di ogni carta in base a quello che dovete fare. Allora, per esempio, questa è una carta interessantissima. La misura logicamente della carta, dell'album lo trovate scritto e anche il numero dei fogli, è fondamentale per fare un rapporto qualità-prezzo. Questo per esempio è una carta utilissima se si vuole disegnare con i pastelli, a cera, pastelli a olio o anche semplici gessetti. Perché vi dico è molto utile? Perché se voi andate a vedere questo tipo di carta ha una superficie che è trattata, a parte avere colori diversi, vedete, da un giallo ocra, un marrone, è una superficie scabrosa, ruvida, che consente proprio al colore di aggrappare molto bene. Viceversa, dovete fare dei semplici schizzi o disegni, vanno benissimo questi blocchi schizza e strappa, dove potete annotare insomma le vostre idee, i vostri progetti o quello che volete. Sono fogli leggerissimi questi che consentono un uso, diciamo, veloce, anche fare un disegno molto veloce. Poi ci sono album per tecniche miste, per esempio questo della Fabriano. Anche questo qui è importantissimo perché è 300 grammi, quindi è abbastanza spesso, è un formato A5, è la metà dell'A4 praticamente, e consente di fare tecniche miste. Vale a dire si può fare acquerello, si può dipingere, disegnare a matita o veramente con pastelli, anche qui, e altre tecniche desiderate. Altra cosa importante della carta è anche il tipo di carta, diciamo non solo la grammatura, ma anche la tipologia, la texture della carta. Generalmente per acquerello, in questo caso questa è una carta sempre della Fabriano, però per acquerello, non tecnica mista, troverete scritto anche la percentuale di cotone di cui è fatta la carta. Per esempio, in questo caso, vedete, è scritto 25% di cotone, vuol dire che il 75% è di cellulosa. Quando non viene scritto niente, vuol dire che è della cellulosa semplicemente e quindi il cotone non c'è. Logicamente una carta 100% cotone, soprattutto per l'acquerello che deve assorbire il colore, è veramente fondamentale. E quindi state ben attenti appunto alla quantità di cotone che c'è, ma anche al tipo, vi dicevo, anche di carta. Questa carta è comunque a grana grossa, non so se riuscite a vederlo, si vede molto, si vede bene che ha una superficie, una texture molto grossa, mentre esistono anche tipi di carta, per esempio satinata, che vuol dire liscia, o se no grana fine. La differenza qual è? Vi faccio vedere per esempio alcuni miei lavori. Questi per esempio sono stati fatti sulla carta, quella lì che vi ho detto di cellulosa, e quindi è una grana, come potete vedere, più grossa, però ha resistito comunque, essendo una carta per acquerello, all'acqua che io ho impresso sul foglio. Questo invece è stato realizzato con una grana fine, 100% cotone, e poi vi posso mostrare altri lavori. A differenza, vedete, sempre questo qui è liscia, invece 100% cotone, però questa volta è satinata, e questa invece è realizzata con un acquerello
con una carta fine non proprio satinata e ho impiegato anche la china. Per questi, se vi interessa, c'è anche il video in cui spiego come ho fatto questi lavori. Questa invece è una carta 100% cotone, sempre da acquerello. Vi faccio vedere ora appunto dove si legge anche il tipo, vedete, di carta satinata oppure fine. Esistono poi dei fogli che sono come questi, buonissimi, della Arche, che sono pregommati, praticamente sono tutti incollati. Cosa vuol dire? Vuol dire che il foglio, quando io andrò a dipingere su questo foglio, cosa succede? Succede che rimane ben teso anche se io lo insuppo molto nel colore, e questo è fondamentale. Se voi non avete questa carta, diciamo, pregommata o catramata, come posso dire, che costa comunque un pochino di più della normale, vedete c'è un solo lato in cui si riesce poi con un coltellino oppure con un trincetto a rimuovere poi il foglio, considerate che potete farlo da voi. Io per esempio in alcuni fogli ho messo del Vinavil, logicamente su un lato lasciando ancora una volta un pezzettino aperto da poterlo poi rimuovere senza problemi. Veniamo ora ad altri tipi di carta, perché ci sono carte per esempio come queste di tonalità di grigio. Questa è Toned Grey, è una carta buonissima che serve anche per schizzi e colore grigio. Con queste possiamo fare, vedete, disegni a matita, a sanguigna. Sono carte eccezionali con cui si può lavorare molto bene, ma lavorando con il bianco oppure vedete con il pennarellino bianco, vi consiglio anche questa buonissima carta del Dessin Noir, è il black, il color black, che rende benissimo e aggrappa molto bene la matita o quello insomma che utilizzate. Veniamo ora a un'ultima carta che vi voglio mostrare. Se lavorate per esempio con pantoni come questi, con pantoni o con marker, ci vuole una carta apposta. Ebbene sì, una carta, come vi ho fatto vedere prima, finissima, perché si tratta di una carta diciamo di 75 grammi, e guardate, è una carta ideale perché ci consente per esempio di fare le sfumature. Io ho fatto questi lavori, vedete, e in questi lavori si riesce a ottenere le sfumature. Logicamente occorrono poi anche blender, però se non avete la carta adatta sicuramente non potete fare questi lavori. Spero che il video vi sia interessato e per qualsiasi cosa scrivetemi sulla chat, e grazie di avermi seguita. A presto.